Prendiamo esempio la terza curva, come si dice la verità sta nel mezzo. Con una corrente di base di 153 microampere, se io la vado a vedere, qui ci dà la VCE, mettiamo con una VCE di 5 volt, che spesso sono misurate con una VCE di 5 volt, mi dà 6,131 milliampere di corrente, diciamo, di collettore. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Questo video lo faccio per chi mi chiede se io ogni tanto scopro qualche apparecchiatura interessante, se lo dico, se metto il link tante volte. Hai usato questo? Non hai messo il link. Di solito non metto il link perché magari è roba che ho anche lì da tanto. Comunque, visto che mi chiedete sempre, metti il link, dici cosa prendi, dici cosa ti garba, e allora io oggi vi parlerò di questo. Vediamo se riesco a avvicinarlo senza far sfocare. Lo accendo un attimo, eccolo qua. Vi parlo di questo apparecchiettino qui perché io sono rimasto entusiasta e vi metterò il link e vi dirò anche da chi l'ho comprato. Fra parentesi lo posso dire subito, l'ho comprato da eleshop.eu e mi ci sono trovato bene. Non è un video pubblicitario, non me l'hanno regalato, me lo sono comprato da me e non mi hanno chiesto di fare il video, ma siccome mi è piaciuto come negozio, allora ve lo voglio consigliare e vi voglio consigliare anche l'apparecchietto. Lo chiamo apparecchietto, ma fa tantissime cose. Si può fare anche la funzione di traccia curve. Questo qui misura tutti i componenti praticamente, non tutti i componenti passivi, ma transistor, diodi, Zener, Triac, SCR, MOSFET, eccetera eccetera, diodi e ovviamente tutti i componenti, tutti i semiconduttori li misura, quasi tutti, addirittura misura anche gli stabilizzatori di tensione fino, mi pare, a 8-9 volte. Sicché ci dà tantissime indicazioni, ci dà delle indicazioni precise, non come fanno ovviamente dei misuratori di componenti cinesi, che ovviamente costano meno, ma non sono precisi come questo. Questa è la versione professionale, col software di dotazione fa anche da traccia curve. Ne sono rimasto entusiasta e io passerei, diciamo, al video e vi faccio vedere perché ne sono rimasto entusiasta. Ovviamente, birbanti che non siete altro, prima di proseguire magari iscrivetevi al canale. Se non vi iscrivete, guardate il video e basta. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Volevo sballarlo con voi prima di toglierlo dalla scatola. Allora, in dotazione ci danno il cavettino USB perché si può anche attaccare al computer, il manuale che è in inglese, ma ho visto si trova anche il manuale in italiano, è un manuale comunque molto completo e bello. E poi qui c'è l'apparecchio e qui appiccicata, qui dentro c'è il software che dopo magari guardiamo insieme. Ora, se mi riesce, lo tolgo da qua, non vorrei nemmeno rompere la scatola, diciamo. Eccola qua, la chiavettina, qui c'è l'apparecchio ben fissato e ora vediamo di toglierlo. Eccolo qua, sono riuscito a toglierlo senza fare dei danni. Mi studio un attimino ora come funziona, compreso il software, e poi mi rifaccio vivo con voi. Direi di fare una rapida carrellata per vedere cosa misura lo strumento e poi magari mi soffermo su un transistor e un MOSFET per vedere un attimino i parametri in dettaglio. Allora, un'altra cosa importante è che questi connettori qui, rispetto a quelli che siamo magari abituati con apparecchiature di basso prezzo, tipo quelle cinesi, che fanno anche troppo per quello che costano, comunque questi coccodrilli qui, questi terminali qui, sono veramente tutta un'altra cosa. Si sente che sono più robusti e danno proprio anche un'altra impressione quando si attaccano, sì, che sono di qualità migliore anche quelli. Allora, accendo lo strumento, ci ho attaccato un diodo. Questo qui è un diodo, un UNN 4007, sì, che è un diodo al silicio, diciamo, normale, e
ci dice dove è attaccato il catodo e dove è l'anodo, lo vedete, red catodo, blu anodo, e poi ci dà degli altri valori. Testato con una corrente di 5 mA ci dà praticamente una caduta di tensione, se vogliamo dire quello, della VF ce la dà di 0,68 erotti, sì, che è quasi 0,7 volte, che è tipica di un diodo ovviamente al silicio. Se io ci metto ora un diodo al germanio, vediamo se ne trovo uno, ormai sono diventati rari, specialmente quelli vecchi, ovviamente magari qualcosa di nuovo si trova. Questo è un diodo al germanio, lo riconosciamo che è un diodo al germanio perché ovviamente la caduta di tensione è inferiore, è 0,5 invece che 0,7 praticamente, e questo abbiamo visto che è un diodo al germanio. Allora attacchiamoci un diodo Zener, visto che siamo con i diodi, e il diodo Zener semplicemente, ecco, questo ci dice che è un diodo Zener da 5 volt praticamente, che ci segna 4864 con 5 mA, e poi ci dà anche altri parametri, dove questa qui è la caduta di tensione diretta, ci dà praticamente due schermate, e anche di questo qui ci fa sapere dove ovviamente è collegato il catodo e l'anodo, sicché riconosce tranquillamente anche i diodi Zener. Oltre ai diodi Zener, sempre parlando in tema di diodi, questo è un diodo, qualcuno me l'ha visto usare, praticamente è un diodo bicolore che invertendo la polarità cambia di colore. Se io lo collego, gli do il via, ora con la telecamera non è che si vede molto le variazioni di colore, comunque questo è un diodo rosso e blu, e mi dice che è un doppio diodo, e mi fa vedere, cioè un doppio diodo LED in questo caso, e mi fa vedere dove è collegato sempre l'anodo e il catodo, però mi dice che è doppio. Infatti questo qui, se io inverto la polarità, lui si accende di colori diversi. Vediamo cosa si può misurare ancora. Prendiamo un transistor, anzi facciamo una cosa, visto che siamo in tema di Zener, diodi e roba del genere, attacchiamoci questo, ci attacchiamo questo componente qui, che è un regolatore di tensione positivo 7805, e lui mi va a dire, ci pensa un attimino, ecco, mi dice che è un regolatore, mi fa vedere dove c'è l'ingresso e l'uscita, praticamente sul terminale rosso c'è l'uscita, qui collegato, sul terminale verde c'è il ground, la massa, e sul blu c'è l'ingresso. Se io scorro, lui mi dice che questo qui è un regolatore a 4,996 volt, che è un 7805 a 5 volt, testato con una corrente di 3 mA, lo vedo male di qui, e mi dice che c'è una VDO di 1,64 volt. Comunque mi dà, come vedete, diversi parametri utili anche per testare un regolatore di tensione. Credo che arrivi fino ai regolatori di tensione a 10 volt o giù di lì, e in quella maniera lì magari poi con un aggiornamento software, chissà se leggerà anche quelli, diciamo, di tensione più alta. Ora prendiamo un transistor qualsiasi, questo è un BC107, vecchio come me, però nuovo ma vecchio. Io sono solo vecchio, di nuovo non c'ho più nulla. Allora lo colleghiamo, e anche di questo, ovviamente, come è da aspettarsi, mi dà i vari parametri, che mi dice che c'ha un guadagno di 218, letto con una corrente di collettore di 5 mA, che è un NPN, mi dice ovviamente dove sono collegati i vari terminali, e mi dà tutti gli altri parametri, una VBE di 0,708 volt misurata con una corrente di base di 1 mA, e diciamo via discorrendo, è compagnia cantante. Mi dà anche la VCSAT che è 0,026 volt, e mi dà ovviamente
anche se io proseguo dove c'è scritto IC LIAC, la corrente di perdita, che in questo caso, essendo un transistor al silicio, dovrebbe essere prossima allo zero, meglio se zero come questo qui, non ci dovrebbe essere perdita. Se io prendo un transistor al germanio invece, che le dovrei avere portati qui, eccolo qua. Allora, questo, chi riparava amplificatori che è vecchio come me sui piccoli amplificatori, è una D162, ormai diciamo introvabile. Se io lo collego, poi eventualmente possiamo prendere anche un transistor al germanio più piccolo come potenza. Comunque questo qui è un PNP, mi dice direttamente che è al germanio, sicché me lo fa vedere, e se andiamo, mi dice che ha un guadagno di 96, se andiamo a scorrere probabilmente la corrente di perdita di questo transistor qui un pochino c'è. Infatti, se vedete IC LIAC, lì scritto, ora come si pronuncia io lo sapete, con l'inglese ci vado poco d'accordo, quell'altro segnava 0 e questo segna 0,212 mA. Vado a prendere un altro transistor al germanio non di potenza, vediamo se ha una perdita maggiore. Allora, anche questo è un vecchio transistor al germanio, non è nuovo, questo è stato smontato chissà quando. Lo colleghiamo, questo mi dice che è un NPN al germanio, che c'ha un guadagno di 111, se io scorro, ecco qua, questo qui c'ha una perdita un pochino maggiore di 0,4 mA. Allora, vediamo cosa possiamo misurare ancora. Ovviamente se colleghiamo un MOSFET mi fa vedere che è un MOSFET, poi si vede magari un attimino in dettaglio qualche parametro, me lo dice che è un MOSFET, mi dice il tipo e mi dà i vari parametri che dopo vediamo meglio. In questo caso mi dice che c'è il diodo collegato in parallelo, lo fa vedere lì, come si vede alle volte nei datasheet, praticamente nel disegno. Un'altra cosa interessante, vado un po' veloce perché tanto poi si vede anche le funzioni di tracciacurve e tutto, e queste cose qui, se poi decidete che ve lo prendete vi ci divertite, qui uno ci sta una giornata dietro con questo qui a fare le prove. Allora, io ora collego quest'altro transistor. Come avete visto, diciamo i prova componenti cinesi, i Darlington, non è che li vanno a leggere, perlomeno non le leggono bene. Questo li legge bene, me lo dice anche, scritto bene, è un NPN Darlington, mi fa vedere il disegno, mi dice che c'è un diodo, anche questo qui in antiparallelo, fra collettore e mettitore, mi fa vedere ovviamente, se io vado a vedere la VBE non è 0,7 volt come in altri transistor singoli, qui sono due i transistor e mi dice praticamente che è 1,34, quasi 1,4 volt, e mi fa vedere diciamo tutti i parametri anche di questo transistor qui. E questo prova transistor qui, quello che l'ho provato io così, anche se velocemente sembra proprio che non sbagli. Ci colleghiamo un altro componente di quelli che altri prova componenti non vanno a rilevare e ecco fatto che me l'ha riconosciuto come un SCR. Anche qui ovviamente mi dice, non ve lo sto nemmeno a ripetere più, i terminali dove sono collegati, se all'anodo, al gate, al catodo, e mi dà altri parametri che sono interessanti, come la corrente di innesco e tante cose, insomma, che comunque potete anche andare a vedere le cose che fa con più precisione sul sito direttamente, perché ci sono tutte le caratteristiche. Io vi faccio vedere intanto quello che lui va a misurare. Allora, ci colleghiamo un altro componente, questo è un TRIAC
anche questo qui è un componente difficile da testare per altri prova transistor che abbiamo visto in altri video. Gli diamo la via e me lo riconosce subito, mi ci viene scritto chiaro e tondo che è un triac, che è funzionante, e questo diciamo ha una schermata sola, praticamente mi dice solo dove sono collegati i terminali e basta. Però mi dice che è buono, perché chiaramente se non fosse buono me lo dava come danneggiato. È una logica di pazzaglia praticamente, che diceva è meglio vivere bene con 2 pensioni che tirare avanti con una pensione sola. Allora passiamo a vedere un attimino un transistor in dettaglio, alcuni parametri, e poi passiamo a vedere l'uso come tracciacurve, che è più diciamo interessante forse. Allora, prima di passare al programma, che vi farò vedere come funziona come tracciacurve, penso che qualche parametro dei transistor vi faccio vedere cosa misura, diciamo, in maniera che comunque lo sapete che può essere interessante. Allora, ci ho messo un transistor di potenza, lui lo legge e ci dice in questo caso dove sono posizionati i vari terminali. In questo caso il red è il collettore, il verde è la base e il blu è l'emettitore. Con il tasto di scroll, se io vado avanti, dà altri parametri. Per esempio, questo parametro qui, 5 mA, vuol dire che è stato misurato con una tensione di collettore di 5 mA, il guadagno che è 13. Mi dice che ho una VBE di 0,49 volt misurato con 1 mA e sempre una VBE di 0,54 volt misurato con una corrente di base di 5 mA. Questa è la VCSAT, che è piuttosto bassa per essere un componente anche di potenza, e praticamente la tensione di saturazione misurata con una corrente di 5 mA. E poi abbiamo la corrente di perdita, che è 0 mA e deve essere su un transistor al silicio un valore prossimo allo 0, perché se no il transistor vuol dire che è in perdita e non va bene. Se si ripreme un'altra volta si riparte da capo. Ora vi faccio vedere brevemente un MOSFET e poi dopo passiamo a vedere il programma. In un MOSFET ci dice ovviamente che è un MOSFET, che ha il diodo in antiparallelo, lo stesso ci dice dove sono posizionati i terminali. Proseguendo, andando avanti, ci dice che c'ha una VGS on, che è la tensione diciamo di accensione di 3, in questo caso di 3,58 volt, e con una corrente di 5 mA, e poi ci dice che c'è la VGS off, in questo caso che è prossima a 2 volt, 1, lo vedo male, di cui 1,98 volt. E poi ci dice anche, vado veloce, la trasconduttanza, che è questa qui, che è espressa in milliampere volt, praticamente. In questo caso sono 24, mi sembra, 2. E basta, penso che non ci sia da dire altro. Ah sì, mi dice anche l'RDS on, praticamente, che in questo caso è inferiore a un ohm, non misura probabilmente lo strumento l'RDS on in maniera diciamo precisa, ma ci dice che è inferiore comunque a un ohm. E come dicevo prima, se mettiamo che voi sapete che un MOSFET dovrebbe avere un RDS on vista dal datasheet, che ne so, di 0,8 ohm, e qui segna magari 1,5 o 2 ohm, ovviamente in quel caso lì ci troviamo in presenza di un componente o difettoso o un falso. Si è spento perché chiaramente ha l'autospegnimento. Passiamo al programma. Allora, il software è contenuto in questa chiavetta qui che è in dotazione, e ora la metto nel computer e vi faccio vedere anche l'installazione, che è ovviamente semplicissima.
Si apre la finestra di installazione, si clicca sul file di installazione, si accetta quello che dicono di accettare e si installa così nella cartella che sceglie lui praticamente, in maniera che va a buon fine tutto, diciamo. Ecco, ora l'installazione è già finita, vediamo dove è stato messo, se è sul desktop, eccolo qua, che basta aprirlo, ovviamente mi dirà che non c'è collegato nulla, e sicché non resta che col cavettino USB collegare l'apparecchio, col cavettino USB in dotazione, che è questo, collego l'apparecchio al computer e dovrebbe andare. Ora mi dice che l'apparecchiatura è stata connessa, e sicché prendiamo un componente e facciamo il test. Allora abbiamo lo strumentino collegato ad un transistor di potenza. Ora passiamo ad accendere il programma, apriamo il programma ovviamente appena lo accendiamo, che c'è lo strumentino acceso, va subito a riconoscere il componente, perché di fatto l'ha già riconosciuto lo strumento. Se non lo dovesse riconoscere, regolo un attimino l'immagine che si veda che sono sicuro che rientra nello schermo. Se non lo dovesse riconoscere, si preme il tasto test, lui rifà, diciamo, le sue funzioni, si sente il pipì, non so se si è sentito, e in questo caso ha riconosciuto il componente. Ci dice qua le cose che sono anche sullo strumento, velocemente, ci dice dove sono collegati i terminali, il guadagno, la VBE, le due VBE, la VCSAT, insomma mi dà delle indicazioni che sono compresa la corrente di perdita, che qui è a 0, sicché va bene. Anche qui, in questo caso qui, ce lo fa vedere bene il filo dove è collegato. Il filo rosso è collegato al collettore, il filo blu all'emettitore e il filo verde alla base. E poi proseguiamo a fare, diciamo, quelle altre letture. Qua c'è un elenco, diciamo, di un help praticamente di quello che lui sta facendo e che volendo ce lo possiamo andare a rileggere. Allora, come vedete fa diverse funzioni. Ora io ne apro una, ne apro un'altra, sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5 rispetto, diciamo, ai transistor. Per altri componenti ne avrà magari meno. Ora noi analizziamo in questo caso qui un transistor, perché ci può fare comodo, specialmente a me, ovviamente andare a misurare dei transistor, vedere la comparazione magari fra più transistor più che di un altro componente, tipo un MOSFET, che io non uso praticamente, si può dire quasi mai. Allora, le cose che più ci fanno comodo sono qua all'inizio, alla fine, anche se l'apparecchio ci dà altre indicazioni, però io userò quelle che sono più comuni all'uso normale, quelle che bastano usare, quelle due lì, per sapere un transistor, per fare una comparazione, magari per sostituirlo in un amplificatore e compagnia cantante, come dico sempre. Allora, si preme il tasto Start qui e l'apparecchio inizia a fare delle acquisizioni, le famose curve del transistor. L'unica cosa rispetto a un tracciacurve tradizionale, per esempio di quelli a tubo, è che è un attimino più lento a fare l'acquisizione. Quell'altro è istantaneo, questo ci mette qualche secondo, però di bello c'è che poi noi questo grafico lo possiamo stampare, lo possiamo salvare e lo possiamo, come vedete, vedere. Se io sposto il mouse appare un riquadrino, diciamo, grigio, dove mi indica dei valori, e questa cosa qui ovviamente con il tracciacurve
collegato per esempio all'oscilloscopio, un tracciacurva autocostruito, non lo vediamo, sicché è molto importante. In più ci permette di fare la comparazione poi con un altro transistor nella stessa schermata, in maniera che andiamo a vedere le varie curve non sovrapposte ma nella stessa schermata e le capiamo molto bene. Allora, questa schermata che state vedendo, questa qui, è la stessa che potrete vedere su un tracciacurve normale, per esempio quello di Nova Elettronica che vi ho fatto vedere. In questa maniera qui, noi per andare a sapere il guadagno del transistor dovremmo fare un calcolo a mano. E ora vi faccio un esempio. Prendiamo esempio la terza curva, come si dice la verità sta nel mezzo. Con una corrente di base di 153 microampere, se io la vado a vedere, qui ci dà la VCE, queste qui 2 volt, 4 volt, 6 volt e compagnia cantante. Mettiamo con una VCE di 5 volt, che spesso sono misurate con una VCE di 5 volt, e mi dà 6,131 mA di corrente, diciamo, di collettore. Se io divido, questo è come se fosse un tracciacurve normale, se io divido 6,131 diviso 153 microampere, ottengo all'incirca un guadagno di 40, e questa maniera qui è la maniera che usereste un tracciacurve classico. Però abbiamo un'altra possibilità. Se noi andiamo nell'altra schermata dove c'è scritto HFE fratto VCE barra VCE, scusate, se no dico delle stupidaggini, e rifaccio l'acquisizione, ci rivuole un attimino di tempo. Ecco, ha finito di fare, diciamo, quello che doveva fare. Se io mi riposiziono nello stesso punto, allora vedete da questa parte qui c'è il guadagno e qua ci riabbiamo la VCE. Se io mi riposiziono allo stesso punto di prima, avevamo detto con una corrente di base di 153 microampere, che è questo qua, e mi rimetto più o meno nello stesso punto, che era qua 5 volte qualcosa, diciamo, più o meno qui. Se vedete, ora dopo l'avvicino, non so come si vede ma ve lo dico io, qui abbiamo un guadagno, un HFE di 40, che è 40,08, mi dice qui, io avevo calcolato 40,07, sicché in questa maniera qui è molto più facile andare a vedere il guadagno del transistor nei vari punti della curva, cosa che con un tracciacurve tradizionale, perlomeno un tracciacurve tradizionale di quelli magari autocostruiti col nostro oscilloscopio, è più difficile. E questo, come vedete, se noi andiamo a vedere per esempio su, che ne so, quest'altra curva con una corrente di base di 255 mA, ci posizioniamo circa a 4 volt, 4 volt e 79, con una corrente di 255 microampere, qui abbiamo un guadagno di 43,34, sicché è molto facile vedere le curve appunto del transistor, vedere quello che ci serve per esempio per fare la sostituzione o la comparazione di un transistor. Vediamo proprio la comparazione. Ora io baro per fare la comparazione, perché questo qui, se detto, è un transistor che ha circa 40 di guadagno, e io, perché la cosa sia eclatante, ci metto un transistor che ha un guadagno meno di 15 o giù di lì. Sicché, diciamo, teoricamente baro perché lo so già il guadagno, però potrebbe essere un transistor qualsiasi, che non so il guadagno, ma così si vede bene, perché le curve ovviamente saranno ben diverse da queste qui che ci sono e che comunque rimangono sullo schermo. Allora torniamo sul computer. Ora a questo punto io cosa ho da fare? Ho cambiato il transistor, avete visto che l'ho cambiato, semplicemente ripremo lo start. Se io tornassi a Identify e premo test,
varierebbe i parametri. Farei una comparazione, ma con i parametri nuovi del transistor che ci metto, cioè mi andrebbe a cambiare le correnti di base con cui correnti di base e altri parametri con cui il tracciacurve fa, diciamo, le sue cosine. Mentre invece se io ora, senza toccare niente, premo solo start, mi lascia, per testare l'altro transistor, lascia le stesse correnti di base che ha lasciato qui, che ha fatto la prima prova, diciamo, con questo transistor, in maniera che sono più veritiere per quello che ci voglio fare. Premiamo lo start. Ecco, ha finito, e come si vede già dalle curve, che queste sono qui in alto, cioè vicine, prossime a 40, e queste sono praticamente poco sopra il 10, e va da sé che questo transistor guadagna di meno. Pertanto se io vado a vedere la terza curva, che in questo caso qui è quella rosa, e mi posiziono per esempio qui intorno a 5 volt, qui abbiamo un guadagno di 9, contro, se io vado su sempre alla terza curva di questo, un guadagno di 40, sicché ovviamente c'è questa differenza enorme. Facciamo una cosa: non ho mai fatto la prova di testare 3 transistor, ora voglio vedere se mi fa una terza curva, e in questo caso ci voglio montare un transistor che non c'ho il guadagno scritto sopra, sicché questo qui non lo so dove andrà a finire come si dice, le varie curve, perché di questo non lo so. Vediamo se fa anche una terza comparazione, probabilmente sì, però ripeto, non ho mai provato. Fa una terza comparazione, e a vederlo anche questo transistor qui è bassino, perché siamo partiti, diciamo che questo qui è più comparabile con il secondo che abbiamo misurato, che sta appunto qui, perché se vedete le curve si stanno praticamente sommando con quelle sotto, addirittura non si vedono. Ecco, se noi avessimo misurato questi 2 transistor, praticamente avremmo detto che questi 2 transistor sono alla fine comparabili, perché le varie curve rimangono tutte insieme, più o meno. Ecco, in questo caso qui, per esempio, se io avessi dovuto fare una scelta di 2 transistor che mi vanno su un amplificatore, mettiamo, la coppia più probabile sarebbe questa, che addirittura le curve sono quasi sovrapposte, che non scegliere questo e scegliere questo qui. Allora, ora facciamo una prova, diciamo, vera. Prima abbiamo misurato 2 transistor, praticamente vari transistor, ma tutti NPN, per vedere le curve, per vedere quello, magari ci fosse stato da sceglierne uno rispetto all'altro, da montare da qualche parte in più di un oggetto. Insomma, abbiamo scelto 2 transistor con caratteristiche simili da montare in un apparecchio, però erano 2 NPN. Ora facciamo una prova, praticamente invece come dovessimo scegliere una coppia di transistor per quanto riguarda diciamo un amplificatore, sicché la coppia complementare PNP-NPN. Sicché partiamo dal primo transistor che è sotto, riaccendiamo il nostro programma, ci dice che è un NPN, e io direi di passare direttamente a questa schermata qui, che è quella che per noi, per fare questa prova, per fare determinate prove, è la più interessante. Gli diamo lo start. Ecco fatto, qui si vede già fra parentesi che ha un buon guadagno, perché le correnti di base comunque che ha scelto l'apparecchiatura sono basse. Allora mettiamoci intorno, diciamo, ai 5 volt, mettiamoci qui, e guardiamo sempre la terza curva.
perché ripeto, la verità sta nel mezzo. Mettiamoci intorno a 5 volt, qui siamo a 5,2 volt e abbiamo un guadagno di 138 euro. In questo caso il transistor, si è visto, è NPN, ce lo dava qui, ci dava un guadagno massimo di 141. Qui alla terza curva, mettiamo qui, noi abbiamo 138, che la differenza chiaramente qui è minima, se si va più alto abbiamo infatti qui 144, dipende dal punto dove si va a vedere. Noi prendiamo esempio qui vicino ai 5 volt, 138. Ora dobbiamo mettere, se questo è un transistor NPN, dobbiamo mettere il complementare, il PNP. Sicché stacco questa pappardella di transistor, sono tutti lo stesso tipo, sicché sono messi insieme, e ne prendiamo uno qui. Prendiamo il primo, magari abbiamo fortuna perché sono tutti, dovrebbero essere tutti abbastanza simili, forse, non è detto. E torniamo al nostro computer. In questo caso, visto che non è dello stesso tipo, non sono due NPN, non possiamo fare il gioco che gli diamo la via così, sicché dobbiamo farglielo identificare un'altra volta, perché se no non partirebbe, direbbe che siamo matti. L'ha identificato, vediamo già che il guadagno è di poco più basso, che se non mi sbaglio l'altro era 138. Andiamo qua e gli diamo la via per fare le nostre curve e aspettiamo. Si parte da quella curva lì celeste, che è la prima che ha fatto. Ora le altre probabilmente sono un pochino tutte più basse. Ecco, le curve si sono, diciamo, raggruppate più o meno qui. Vediamo se riesco a ingrandirlo leggermente, perché non è che sia poi io il genio del computer. Un pochino riesco a ingrandirle, comunque le curve dell'altro transistor sono qui sotto, sicché se si va intorno ai 5 volt più o meno, dove eravamo andati prima, abbiamo un guadagno di circa 119 più o meno, perché queste curve qui sono tutte abbastanza vicine. Però in questo caso non è che ci sia così tanta differenza, perché l'altra curva qui era 138, 119, alla fine poi viene compensato comunque dal circuito dell'amplificatore, sicché in questo caso potremmo andare tranquillamente a scegliere questi due primi componenti che abbiamo misurato, ma ovviamente se vogliamo possiamo continuare, non lo facciamo qui, ma possiamo continuare a fare la scelta fino a che non troveremo magari delle curve che si sovrappongono proprio con la prima. Sicché anche in questo caso qui è utilissimo questo tracciacurve qui, questo tester per transistor che fa la funzione tracciacurve e che spesso, ripeto, un tracciacurve di quelli tradizionali, non costosissimo ovviamente, non va a fare queste misurazioni qui, queste comparazioni, sicché sono rimasto veramente molto soddisfatto di questo apparecchio e lo consiglio. Chi ha bisogno di un prova transistor può prendere questo, spende un po' di più ma gli fa da tracciacurve. Traiamo un attimino le conclusioni del prova componenti. È veramente valido, come vi ho già detto. Il prova componenti ora lo prendo, non mi ricordo mai il nome, comunque si chiama Atlas DCA75, prodotto dalla PIC, e io l'ho acquistato, e ripeto che non è uno spot pubblicitario, ma mi piace dire dove l'ho acquistato, perché sono stati molto bravi a rispondere anche a delle domande che gli ho fatto, cosa che altri non voglio dire se ne fregano, ma insomma diciamo anche il contatto col cliente è importante. E ora vi faccio vedere dove l'ho acquistato. Allora, io l'ho comprati da eleshop.eu, l'ho comprato questo apparecchio qui, sicché vi consiglio diciamo anche il venditore, perché il venditore secondo me
è valido e merita stima. Meglio prenderlo da un venditore che merita stima e che ci considera, e che invece da uno che non ci considera. L'apparecchiatura, come vi ho detto, è ottima, la funzione tracciacurve sono rimasto veramente contento, e comunque vi metto il link sotto in descrizione. Ma ripeto, non è una cosa pubblicitaria, ve l'ho voluta far vedere perché spesso mi dite: ma se trovi un apparecchio che può essere ganzo, che ci può far comodo, diccelo. E io ve l'ho detto e ci ho fatto questo piccolo video. Vi ho fatto vedere solo una parte di quello che può fare l'apparecchio, che può fare molto di più, anche diciamo della prova dei transistor, che poi ripeto prova MOSFET, tantissime altre cose, però anche usato come tracciacurve dei transistor. Vi ho fatto vedere solo una piccola parte che può essere l'uso più immediato, ma fa anche altre funzioni e vi ci potete divertire, diciamo, a giornate intere, come farò io sicuramente. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, e ovviamente vi ricordo, chi non l'avesse fatto, di iscriversi al canale, e chi non si iscrive vuol dire che guarderà il video e basta, senza iscriversi, va bene lo stesso, l'importante è che li guardate. E io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!